Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come cambiare l'RxSR da ppm a S-Bus. Molto spesso, anche se abbiamo bindato e configurato correttamente la nostra ricevente, su Betaflight il radiocomando non viene riconosciuto. Questo problema molto spesso è dato dall'RxSR che invece di mandare il segnale tramite S-Bus lo invia tramite ppm. Quello che ci può ingannare è il fatto che la ricevente è bindata alla radio, in quanto abbiamo il LED verde acceso, ma essendo in ppm non riesce a comunicare con il flight controller. Prima di vedere come cambiare ppm in S-Bus, vediamo velocemente come collegare e configurare la ricevente. Per il bind invece vi rimando al tutorial che ho già realizzato in precedenza, il link è in descrizione. I fili GND e 5V sono per l'alimentazione e vanno collegati nei rispettivi pad terra e 5V del flight controller. Il cavo giallo Export è per la telemetria e va collegato su un TX libero del flight controller. Infine abbiamo i fili S-Bus Out CPPM ed S-Bus In. Noi dobbiamo usare sempre il filo S-Bus Out CPPM perché è quello che invia il segnale al flight controller. Quindi colleghiamo il cavo verde su un RX libero della nostra scheda. Su Betaflight andiamo in port e attiviamo Serial RX nella UART dove abbiamo collegato il cavo S-Bus. Se abbiamo collegato anche il cavo SmartPort, attiviamo Telemetry Output SmartPort nella UART dove abbiamo saldato il cavo giallo. Vi ricordo che per S-Port ed S-Bus dovete sempre usare due porte UART diverse. Nella pagina configurazione attiviamo Serial Base del receiver e nel menu sotto scegliamo S-Bus. Il cavo bianco S-Bus In invece non va utilizzato in quanto serve per collegare una seconda ricevente in ridondanza. Per i droni FPV è una cosa inutile, quindi potete tranquillamente rimuovere o tagliare questo filo dal connettore. A questo punto vediamo come riconoscere se la RxSR è impostata in ppm o in S-Bus. Come vedete questa RxSR ha sia il LED verde che quello blu accesi. Il LED verde significa che la ricevente è bindata, mentre il LED blu acceso significa che la ricevente è impostata in S-Bus. Quando la ricevente è in questo stato va tutto bene e riesce a comunicare con il flight controller senza problemi. Questa altra RxSR invece ha solo il LED verde acceso, questo significa comunque che è bindata alla radio. In questo caso però il LED blu è spento. Quando il LED blu è spento significa che la ricevente è impostata in ppm, in questo caso non è in grado di comunicare con il flight controller. A questo punto quindi si rende necessario cambiare modo da ppm a S-Bus sulla RxSR. In questo momento il radiocomando è spento, infatti come vedete il LED rosso sta lampeggiando. Quindi con la ricevente in questo stato basterà premere il tasto bind per circa 4 secondi. Come vedete il LED blu si è acceso, la ricevente sta lavorando in S-Bus. Se per qualsiasi motivo avete la necessità di usare la ricevente in ppm, tenete di nuovo premuto il tasto bind sempre per 4 secondi. Come vedete il LED blu si è spento, la RxSR è in modo ppm. Quindi per concludere, se vedete che la ricevente è bindata alla radio ma su Betaflight non avete nessun riscontro, la prima cosa da fare è verificare che oltre il LED verde sia acceso anche quello blu. Questo era il mio tutorial su come cambiare la RxSR da ppm a S-Bus. Se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.